Bentornati Skykids. Ci siamo lasciati per un po', ma oggi torniamo a parlare della storia di Sky. Come ben vedete, questa è la lobby della Foresta Nascosta. Un luogo che a molte falene fa paura proprio per una sua caratteristica, ovvero la pioggia che ci toglie la luce. Personalmente è una delle mappe a cui sono più affezionato, sia perché ha rivelato una parte di storia del gioco che era incredibile e dava una svolta concreta a determinate cose di cui parleremo, ma anche perché se si riesce a giocare bene in questa mappa, vuol dire che si è davvero un bravo giocatore. Ma ignorando tutto questo, andiamo a parlare della storia della Foresta Nascosta. Parlare della Foresta Nascosta ci pone davanti un importante sliding door della storia comunitaria del popolo delle stelle e di Sky stesso. Usciti dal tempio di Prateria Diurna, l'atmosfera cambia radicalmente. Nessun passaggio intermedio fra le parti. Alberi di nuvole ci circondano. Un piccolo fuoco che ricorda il campeggio ci darà l'ultimo calore prima di entrare in un mondo di piante, di acqua, di caverne, di piccoli insediamenti e soprattutto di animali misteriosi. La scritta che accompagna il nome della mappa ci sfida a scoprire il grande segreto di quest'area. Un segreto nascosto nelle viscere della terra e che in effetti costituisce uno di quei luoghi difficilmente accessibili per un giocatore alle prime armi, perché dovrebbe aver sbloccato già molti spiriti. Ricordate qual era l'altra area che aveva questa caratteristica? Era proprio quella del Consiglio Ottagonale. Come ormai sapete, bisogna cercare di fare un esercizio di fantasia e immaginare come doveva apparire questo luogo nella prima era di Sky, ovvero prima che il popolo delle stelle arrivasse a colonizzarlo. Ormai abbiamo preso confidenza con questi termini, quindi spero che vi troviate a vostro agio nel momento in cui cito le varie ere di Sky. È plausibile associare questa mappa a una foresta umida e piena di vegetazione, data l'intensità delle nuvole che sostituiscono le classiche fronde degli alberi, ed il suo fiume interno, che verso la fine della mappa si allarga in un lago che si interna per poi riaffiorare nel giardino del tempio, contribuisce ulteriormente all'idea di una sorta di foresta pluviale del mondo di Sky. Ciò che apprendiamo dai ricordi di chi abitava la foresta è di un ambiente per pochi, un posto impervio per il popolo delle stelle e abitato da persone con un carattere, direi, particolare. Immagino che, oltre agli avventurieri, che per loro natura, insomma, si spingono oltre le mura cittadine, ci fossero quelle persone che anelavano a una tranquillità propria, potendo esprimere se stessi. Va detto anche che la storia della Foresta Nascosta è strettamente legata alla venuta del piccolo profeta, ma non nella prima era di Sky, ovviamente. Ormai molti di voi sapranno che il piccolo profeta arriva praticamente nella seconda era e sviluppa le sue caratteristiche in quella che possiamo già definire terza era, ma quello poi ne parleremo più avanti. Ricordate che avevo ipotizzato come l'importanza dell'avere un controllo, anche parziale, dei 4 elementi potesse essere la chiave dell'esplorazione profonda del mondo di Sky?
torniamo a pensare ai migranti. Il posto ideale viene indicato dal primo saggio. Isola dell'Alba e Prateria Diurna sono molto simili come conformazione, come abbiamo detto più e più volte. Con l'espansione del popolo delle stelle durante la Seconda Era, era inevitabile che alcune persone si incamminassero nei meandri del pianeta, proprio come avvenne con l'epopea del West in America del Nord. Anche qui gruppi di persone si spinsero altrove, oltre i confini delineati dal secondo saggio e probabilmente dal Consiglio degli Otto. Ricordiamo che la filosofia finale di Prateria Diurna era proprio quella di porre dei confini ben precisi. All'interno di quei confini regnava la pace e l'armonia, ma al di fuori gli elementi si scatenavano: acqua, fuoco, terra, vento, e costituivano un enorme pericolo per la vita del popolo delle stelle. Prateria Diurna era un incanto, certo, il villaggio degli uccelli un capolavoro di architettura e armonia, ma c'è sempre chi sogna di andare oltre i propri confini e scoprire cosa lo attende oltre le mura amiche. Così i più audaci lasciarono il tempio di Prateria Diurna alle spalle e zaino in spalla iniziarono la loro avventura nella parte più misteriosa del mondo di Sky. Lasciare le verdi colline per affrontare una misteriosa foresta con alberi così alti da bucare le nuvole e soprattutto con creature che fino a quel momento non avevano mai incontrato. Più che ripararsi dal clima pluviale della foresta, ho ragione di credere che il popolo delle stelle volesse ripararsi da un mondo sconosciuto e che aveva creature dall'aspetto minaccioso rispetto alle docili mante o le farfalle. Nella seconda era di Sky, secondo le mie ricostruzioni, il popolo si divide. La maggior parte vuole avere la propria routine tranquilla nel grande regno di Prateria Diurna e altri piccoli gruppi si spingono verso nuove mete, lontano dal governo locale. Liberi di creare il proprio piccolo spazio. E così nascono le piccole case o rifugi all'interno della foresta nascosta. Così nasce l'albero che accoglie la casa della nonna, ma in egual modo si svilupperanno piccole realtà in regni ancora più remoti. Pensiamo ad esempio al villaggio dei sogni oppure al regno molto più distante del cervo dei 9 colori. Beh, cari children, benvenuti nel regno dei ribelli ed emarginati. Benvenuti oltre i confini di Prateria Diurna, benvenuti nella foresta nascosta.